Colesterolo 245? La verità biofisica che il tuo medico non ti dice. L'evoluzione dei parametri. Immagina la scena. Sei seduto nello studio del tuo medico. L'aria è ferma. Senti quel tipico odore di disinfettante che mette ansia. Il dottore fa scorrere i fogli delle tue analisi. Si ferma, sospira e senza nemmeno guardarti negli occhi prende un pennarello rosso e cerca un numero. 245. Abbiamo un problema, ti dice. Il colesterolo totale è troppo alto. Dobbiamo intervenire subito. In quel preciso istante non stai solo ricevendo un dato biochimico. Stai subendo un vero e proprio ancoraggio psicologico. Improvvisamente la percezione che hai del tuo corpo cambia. Da persona sana e vitale ti senti un soggetto a rischio. Ti senti vulnerabile, quasi tradito dal tuo stesso fegato. Esci da lì con una prescrizione di statine in mano e l'idea che il tuo corpo sia una macchina difettosa che sta cercando di ostruire le tue arterie. Ma c'è un dettaglio che raramente viene raccontato durante quella visita. La storia di quel numero cerchiato in rosso. Se fossimo stati in quello studio 30 anni fa, con lo stesso valore di 245, il dottore probabilmente ti avrebbe stretto la mano dicendoti che eri in ottima salute. Dagli anni 90 a oggi abbiamo assistito a un fenomeno singolare. I parametri considerati di sicurezza per il colesterolo totale si sono periodicamente abbassati. Siamo passati da una soglia di 240 a 220 fino ai 200 odierni. Questo slittamento costante non è sempre stato supportato da nuove evidenze di una mortalità ridotta. Al contrario, ogni volta che l'asticella si abbassa di 10 punti, milioni di persone sane diventano istantaneamente pazienti da trattare. Dal punto di vista della bioetica e dell'analisi di mercato, questo processo ha creato una platea di consumatori per le statine senza precedenti. Quindi è lecito chiedersi: stiamo davvero curando più persone o stiamo semplicemente espandendo i confini del mercato terapeutico a scapito della fisiologia naturale? La sovranità biologica inizia proprio qui, nel capire che la salute non è un valore statistico commerciale, ma un equilibrio dinamico dei tuoi mitocondri. Il paradosso è il giubbotto antiproiettile. Ma siamo nel 2026 e la scienza di frontiera ci pone davanti a un paradosso che non puoi più ignorare. Perché ci sono persone con il colesterolo a 150 che subiscono infarti fulminanti, mentre centenari lucidissimi mantengono valori sopra i 260 senza alcun segno di placca? La risposta è scomoda per il sistema, ma fondamentale per la tua libertà. Il colesterolo non è il proiettile. Spesso è il giubbotto antiproiettile che il tuo corpo indossa per proteggersi da un incendio invisibile che divampa nelle tue arterie. In questo video lungo e dettagliato smonteremo questo dogma pezzo per pezzo. Vedremo come la bioenergetica, il CDS e la coerenza informazionale, per esempio di Quantum S, offrono una via d'uscita reale dalla paura. Disclaimer. Prima di scendere nel profondo della biofisica, un atto di trasparenza necessario. Le analisi che ascolterai hanno scopo puramente educativo, biochimico e di approfondimento biofisico. Io non sono un medico. Queste informazioni non intendono sostituire il parere del professionista sanitario né suggerire la modifica di terapie farmacologiche.
La gestione della tua salute è l'atto di sovranità supremo. Fatelo con consapevolezza, studiando i dati e consultando specialisti di visione aperta. La logica del corpo. Dobbiamo partire da un presupposto fondamentale. Il corpo umano non fa nulla per errore. L'evoluzione non ha previsto bug nel sistema fegato. Se il colesterolo sale, è una risposta adattativa. Il colesterolo è una molecola riparatrice per eccellenza. Pensateci, se avete le pareti delle arterie danneggiate da stress cronico, eccesso di elettrosmog o tossine alimentari, il fegato produce più colesterolo per stuccare le lesioni. È una specie di biopatch, un cerotto biologico. Fermare questa produzione senza capire perché è iniziata è come togliere la spia dell'olio a un motore che si sta surriscaldando, per convincersi che il viaggio possa continuare senza rischi. Il ruolo strutturale e ormonale. Per capire perché non devi temerlo, dobbiamo guardare a cosa serve. Il colesterolo è un lipide steroideo essenziale. Senza di esso la vita cellulare, come la conosciamo, semplicemente cesserebbe. È lui che garantisce la fluidità e l'integrità delle membrane cellulari. Senza colesterolo, le tue cellule non potrebbero scambiare segnali elettrici. Ma c'è di più. È il mattone fondamentale per produrre tutti i tuoi ormoni steroidei. Vuoi energia e vitalità maschile o femminile? Ti serve il testosterone, che nasce dal colesterolo. Vuoi gestire lo stress senza crollare in un esaurimento nervoso? Ti serve il cortisolo. Vuoi ossa forte e un sistema immunitario d'acciaio? La vitamina D è tecnicamente un derivato del colesterolo attivato dai fotoni solari sulla pelle. Quando blocchiamo la sintesi del colesterolo in modo indiscriminato, stiamo letteralmente tagliando i rifornimenti a tutta la nostra fabbrica ormonale. Ti senti stanco, svuotato, senza desiderio o con la nebbia mentale? Beh, forse non è l'età, ma è il risultato di un numero forzatamente troppo basso sulla carta. LDL, oltre il mito del cattivo. Basta con le favola del colesterolo buono e cattivo. Le LDL non sono particelle maligne, sono lipoproteine, ovvero i vagoni merci che trasportano energia e materiali da costruzione dal fegato alle cellule, che ne hanno bisogno per ripararsi. Quindi il problema non è la quantità di vagoni, ma è lo stato del carico. Dobbiamo guardare ai pattern. Il pattern A indica particelle grandi, soffici e leggere. Queste influiscono nel sangue, rimbalzano sulle pareti e non creano problemi. Il pattern B indica particelle piccole e dense. Queste sono quelle pericolose, perché si incastrano sotto l'endotelio e si ossidano. Il vero indicatore di sovranità biologica che dovresti guardare nelle tue analisi? Prendi il valore dei tuoi trigliceridi e dividilo per il valore HDL. Se il risultato è vicino a 1, la tua dinamica lipidica è in perfetto equilibrio, anche se il totale dice 250 o 260. Se i trigliceridi sono alti, allora sì che abbiamo un segnale di pericolo energetico. Il disastro della via del mevalonato. Molti approcci farmacologici classici funzionano inibendo un enzima specifico nella cosiddetta via del mevalonato. Immaginatela come un
sorta di rubinetto principale in una complessa fabbrica chimica. Chiudendo quel rubinetto, smettiamo di produrre colesterolo. Certo, ma ecco il disastro collaterale. Quella stessa via serve a produrre il coenzima Q10. Il coenzima Q10, CoQ10, è la scintilla vitale dei tuoi mitocondri, le centrali elettriche delle tue cellule. Se spegni il colesterolo, spegni anche il CoQ10. Risultato? I tuoi muscoli soffrono miopatie, il tuo cuore, che è il muscolo che consuma più energia, si indebolisce. Comincia a comparire la cosiddetta brain fog, cioè la nebbia mentale. Il cervello è composto per il 25% di colesterolo e ha bisogno di una quantità enorme di energia mitocondriale. Ha senso spegnere l'energia vitale per aggiustare un numero statistico? CDS, l'ossigeno che cambia le regole. Qui entra in gioco un alleato rivoluzionario, il CDS, biossido di cloro. Perché il CDS è fondamentale quando parliamo di colesterolo? Perché le LDL diventano placca solo in un ambiente specifico, cioè un ambiente acido e privo di ossigeno, la cosiddetta ipossia. Il CDS agisce come un ossidante selettivo e un potente donatore di elettroni. Portando ossigeno nascente direttamente nei tessuti e nel microcircolo, il CDS corregge l'ambiente bioelettrico delle tue arterie. In un ambiente ben ossigenato e con un pH corretto, le LDL non hanno motivo di ossidarsi e degradarsi in pattern B. Il CDS agisce come un pulitore redox, permettendo al colesterolo di svolgere la sua funzione riparatrice, senza trasformarsi in un ostacolo. È la bioelettronica applicata alla sopravvivenza. Non blocchiamo la vita, ottimizziamo l'ambiente in cui la vita scorre. Il sangue come campo informazionale. Collaborando con la visione per esempio di Quantum S, capiamo che il sangue non è solo un fluido biochimico pieno di grassi, ma un vero e proprio mezzo informazionale composto per oltre il 90% di acqua. Secondo la biofisica, la capacità del sangue di scorrere direttamente non dipende solo dalla spinta della meccanica del cuore, ma dalla coerenza dell'acqua biologica e dalla carica elettrica delle membrane cellulari, il cosiddetto potenziale Z. Quando siamo sottoposti a stress elettromagnetico costante, tossine ambientali o conflitti emotivi non risolti, questa coerenza si rompe. Le particelle nel sangue perdono la loro naturale repulsione elettrostatica e iniziano ad aggregarsi, a formare fango ematico. In questo stato di caos energetico, le LDL diventano estremamente vulnerabili. Utilizzare la tecnologia di Quantum S, dalla ristrutturazione dell'acqua tramite i sistemi acqua quantum alla bonifica del terreno con la zeolite Basic Detox, significa riportare ordine e coerenza nel segnale cellulare. Se il terreno è pulito, il fegato non è più costretto a produrre colesterolo in eccesso per tappare i buchi energetici della rete vascolare. Spegnere l'incendio con la modulazione. Come gestiamo l'informazione che trasforma il colesterolo in placca? Dobbiamo calmare il sistema immunitario endoteliale. Qui interviene il CBD, per esempio, di Crystal Weed. Agendo sul sistema endocannabinoide, il CBD riduce il rumore infiammatorio sistemico. È la differenza tra una strada asfaltata liscia e una piena di detriti. Sulla strada liscia
Il traffico delle LDL scorre veloce verso la destinazione. In quella piena di detriti, i trasportatori si incastrano e creano il blocco. I grassi e l'inganno degli omega 6. Passiamo alla pratica. Cosa devi cambiare in cucina? Primo passo: smetti di avere paura dei grassi saturi naturali di alta qualità, come il burro chiarificato, l'olio di cocco o i grassi animali da pascolo. Sono molecole stabili, che non si ossidano facilmente. Il vero nemico invisibile sono gli oli vegetali industriali, mais, girasole, soia, carichi di omega 6. Questi oli si inseriscono nelle tue membrane cellulari, rendendole fragili e ossidando istantaneamente le tue LDL. Per esempio, la strategia di Quantum S con l'Omega VEG è qui fondamentale. Invece di usare oli di pesce, spesso già irranciditi, forniamo al corpo un rapporto bilanciato di acidi grassi vegetali puri, che proteggono le lipoproteine dall'ossidazione e garantiscono membrane flessibili comunicanti. Il fegato e il carico glicemico. Il fegato è la tua centrale di riciclaggio. Se lo sovraccarichi di zuccheri raffinati e fruttoso industriale, presente ovunque nei cibi processati, il fegato va in tilt energetico. Non riesce più a processare i grassi e inizia a produrre trigliceridi in eccesso. Sono loro il vero segnale di pericolo cardiaco, non il colesterolo totale. Aumenta il consumo di crucifere, broccoli, cavoli, rucola, per supportare il sulforafano e la disintossicazione epatica. La salute non è togliere i grassi, è togliere l'infiammazione da zucchero. L'integrazione intelligente. La natura ci offre molecole straordinarie per modulare i grassi, ma dobbiamo usarle con testa, senza spegnere le nostre centrali energetiche. Ecco i pilastri della sovranità biochimica. Berberina, spesso definita come metformina naturale, è un potente attivatore dell'interruttore metabolico AMPK. Questo enzima ti dice alle tue cellule di smettere di accumulare grassi e iniziare a bruciarli, migliorando drasticamente la sensibilità all'insulina e pulendo il profilo lipidico in modo intelligente. Riso rosso fermentato. È un supporto valido grazie alla monacolina K, ma c'è un segreto biochimico che devi conoscere. La monacolina K agisce sulla stessa via metabolica del colesterolo, la via del mevalonato, che è purtroppo la stessa che il corpo usa per produrre il coenzima Q10, CoQ10. Ricorda, se usi il riso rosso, stai chiudendo anche il rubinetto della tua energia cellulare. Per questo motivo va sempre abbinato a un'integrazione esterna di CoQ10, preferibilmente sotto forma di ubichinolo, che è la versione più biodisponibile. Una dose tipica per compensare questa perdita energetica mitocondriale oscilla tra i 100 e i 200 mg al giorno, da assumere durante un pasto grasso per massimizzarne l'assorbimento. Solo così abbassi il colesterolo senza sentirti stanco o avere dolori muscolari. Cardo mariano, fondamentale per la salute del fegato e per mantenere la bile fluida. Una bile densa e stagnante impedisce l'eliminazione naturale del colesterolo in eccesso e delle tossine che la zeolite ha contribuito a mobilitare nel terreno cellulare. Senza un flusso biliare corretto, il riciclo dei grassi si blocca. Aglio nero, un alleato prezioso e spesso sottovalutato.
Grazie alla S-allicisteina agisce come un potente antiossidante che impedisce alle LDL di ossidarsi, mantenendole nel sicuro pattern A, cioè soffice leggero, ed evitando che si trasformino in placche. Biotac Labs e ritmi notturni. Infine il fattore tempo. Il colesterolo viene sintetizzato principalmente di notte. Se il tuo riposo è frammentato, il tuo fegato riceve segnali di stress cronico. Qui la ricerca di Biotac Labs sui regolatori del ritmo circadiano diventa essenziale. Ottimizzare il sonno e la segnalazione cellulare notturna è la chiave per non dipendere da soluzioni esterne a vita. La salute è un atto di sovranità che passa per la protezione del proprio spazio vitale e dei propri orologi biologici. Conclusione. Siamo alla fine di questo viaggio. Abbiamo capito che il colesterolo è un alleato strutturale, che l'ossigeno del CDS è la tua difesa e che la coerenza di Quantum S è la tua stabilità informazionale. Non fermarti qui, approfondisci sul blog e unisciti al nostro gruppo shop Telegram. Ma attenzione, puoi pulire il sangue e nutrire i mitocondri, ma se il tuo sistema operativo centrale, il tuo sistema nervoso, è costantemente in modalità attacco o fuga, il tuo corpo non troverà mai la pace biochimica. Ecco perché devi assolutamente guardare il prossimo video che pubblicherò. Neuro Wellness 2026. Regola il tuo nervoso o perdi tutto. Riprenditi la tua biologia. Resta libero, resta sano, resta sovrano. Ci vediamo nel prossimo video e grazie dell'attenzione. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.